Ma chi ha detto che l'orologeria può essere soltanto orologeria di lusso o comunque orologeria costosa? In realtà non l'ha detto nessuno. Anzi, probabilmente qualcuno dirà che l'ho detto io. La realtà è che da sempre dico che l'orologeria non è una questione di prezzo, né l'orologeria di consumo, chiamiamola così, né l'orologeria da collezione, almeno per come la vedo io, perché il prezzo non fa un buon orologio e non ne fa neanche la storia, anzi moltissimi degli orologi più storici, ma anche quelli che più si avvicinano alle grandi imprese che mi piace raccontare qui su Talk, in realtà sono degli orologi economici e lo erano anche i Rolex per cercare di sfatare un mito, lo erano negli anni 60 e 70 quando erano degli orologi strumento che nessuno voleva, ma ancora oggi ci sono molti orologi economici che hanno grande storia e che in una collezione non sfigurano affatto, anzi contribuiscono a fare un'ottima collezione. E ve ne voglio parlare come al solito in una nuova puntata qui su Talk nella nostra stanza degli orologi, ma tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Insomma, l'orologeria da collezione non è un'orologeria costosa e non è neppure un'orologeria necessariamente svizzera, anzi la grande storia dell'orologeria è spesso fatta da nazioni che non c'entrano nulla con la Svizzera. In particolar modo in questa puntata vorrei approfondire l'orologeria russa che ha grande storia, grande tradizione e probabilmente tra gli orologi da collezione sono anche quelli che costano meno. Alcune volte si può comprare un orologio russo anche per 50 euro o poco più. Prima ancora però voglio chiarire un concetto che mi piacerebbe approfondire con voi nei commenti, e cioè perché sono così fissato con la storia degli orologi. La ritengo in realtà il giusto compromesso tra un orologio e il motivo per cui lo acquistiamo, perché è chiaro che ognuno di noi vive liberamente la propria passione, però secondo me ci sono due correnti di pensiero, almeno due. Io faccio parte di quella che mette in collezione orologi che abbiano storia, abbiano un motivo per cui essere comprati, ma soprattutto raccontati. E il prezzo, come dicevo, non c'entra assolutamente nulla. L'altra corrente probabilmente è chi invece acquista gli orologi per avere un accessorio, per avere qualcosa che segni l'ora e che secondo me si tramuta però molto facilmente in puro shopping, cioè acquisto di oggetti anche ben fatti, come per esempio gli orologi cinesi di cui abbiamo parlato, che svolgono egregiamente la loro funzione e che, come ho detto in un precedente video, possono essere anche migliori tecnicamente di alcuni orologi svizzeri, soprattutto vintage, ma che secondo me si limitano a questo, cioè a segnare l'ora, e quindi li si acquista per shopping. Anche sotto questo profilo naturalmente ci sono ottime motivazioni per scegliere e acquistare orologi che non hanno una storia legata alla tradizione dell'orologeria. Però non è questo l'argomento del video di oggi, ma come ho premesso voglio parlarvi degli orologi economici che hanno una grande storia e con i quali si può iniziare una bella collezione. Prima di continuare ci tenevo a dirvi che siete tanti che ci seguite ma non siete ancora iscritti. Per noi fa una grande differenza, quindi se volete aiutarci premete sul tasto iscriviti, è gratuito, non costa nulla, ma ci date una grande mano a crescere. Grazie e torniamo ai nostri orologi. Naturalmente ce ne sono diversi e volevo iniziare dagli orologi russi perché secondo me sono il miglior rapporto tra storia e prezzo, forse il migliore in assoluto rispetto a tutto il panorama dell'orologeria, perché la tradizione dell'orologeria russa nasce in epoca pre-sovietica, nasce nel 1800, è una lunghissima tradizione e io non sono un esperto di orologeria russa, quindi se siete interessati vi invito a seguire canali dedicati a quest'ultima, però ne conosco naturalmente per grandi linee la storia, ne conosco insomma le basi, le fondamenta, e ritengo che iniziare da un orologio di questo tipo, e io sono un amante del Peugeot, se così si pronuncia, il cronografo in dotazione all'aviazione russa, e qui si apre un ventaglio enorme di possibilità e anche di conoscenze, perché bisogna davvero conoscerlo molto bene per poter acquistare il giusto cronografo, ma in ogni caso ritengo che sia veramente il giusto modo per iniziare ad appassionarsi all'orologeria,
anche con un occhio al prezzo. E citando l'orologeria russa non si può dimenticare per esempio la grande storia che quest'ultima ha anche nella conquista dello spazio. Ci sono moltissimi modelli la cui storia è legata allo spazio e ancora oggi per esempio l'Agenzia Spaziale Russa ha in dotazione gli Omega Speedmaster con calibro 1861, a differenza invece dell'ESA e anche della NASA, che non dà più orologi in dotazione, anche se siamo abituati a vedere comunque al polso degli astronauti ancora oggi Omega Speedmaster, ma anche e forse soprattutto gli Omega X33 al quarzo, sebbene non siano orologi, come abbiamo detto in un precedente video, idonei al 100% alle missioni spaziali, in quanto essendo al quarzo per esempio non sono adatti alle missioni extraveicolari, le cosiddette EVA. Ma come al solito questo è sempre tutto un altro discorso. L'orologeria russa in particolare, come dicevamo, ha grande storia e inizia a esprimersi completamente già a partire da 50-70 euro. Nei mercatini è pieno di orologi russi, i Vostok Amphibia in particolare, forse tra più economici, possono essere moddati, quindi modificati, personalizzati molto facilmente, fino ad arrivare agli oggetti russi più ricercati in assoluto, per esempio alcuni di loro con il loro corredo che erano delle scatoline di carta. Insomma, c'è veramente un mondo attorno all'orologeria russa che magari approfondiremo poi in particolare in un prossimo video. Tra la bellissima orologeria da collezione economica io ci metto indubbiamente Seiko. Ormai non è tanto una maison di fascia bassa. È facile acquistare ancora oggi dei Seiko, soprattutto vintage, soprattutto nei mercatini, a pochissimo prezzo, però c'è anche da dire che Seiko ha investito molto nella produzione attuale e sta realizzando a mio avviso dei begli orologi, tra cui gli ultimi Seiko 5 GMT, che trovo molto accattivanti, molto sportivi, insomma di sicuro si fanno apprezzare, però iniziano a costare un po'. È anche vero però che Seiko ha fatto la storia anch'essa dell'orologeria, anche prima dell'epoca del quarzo, dove invece l'ha fatta da padrona mettendo in ginocchio l'orologeria tradizionale meccanica. Però è un'ottima azienda su cui puntare per mettere in collezione qualcosa che abbia veramente grande storia e grande qualità, anche naturalmente grande affidabilità. Anche in questo caso, come per l'orologeria russa, parliamo di orologi di manifattura, per quanto economici, fino naturalmente a spingersi ai Seiko più prestigiosi, i King Seiko, ma anche i Grand Seiko, che naturalmente però aumentano notevolmente di prezzo, così come aumenta esponenzialmente la loro qualità, ma non farebbero parte di questa puntata. E per quanto riguarda Seiko, lasciando da parte i soliti 007, 009, gli SKX che tutti conosciamo e di cui tutti parlano quando si affronta il tema di orologeria tradizionale economica, secondo me non sono da sottovalutare i Seiko Presage, molto belli, molto ben rifiniti soprattutto nelle ultime edizioni, ma in particolar modo, almeno secondo i miei gusti, l'ultimo King Seiko, di cui hanno parlato anche altri youtuber, e che secondo me rispecchia in un prezzo davvero piccolo, con sconto forse sotto i 1000 euro, tutta la bellezza e anche tutta la qualità che Seiko riesce a mettere nei propri orologi, anche quando si tratta di orologi di fascia diciamo medio-bassa, anche se circa 1000 euro insomma non sono pochissimi, però di sicuro consente di avere un ottimo orologio. Altrimenti ci sono i classici Seiko 5 e Seiko 5 Sport, che naturalmente costituiscono l'orologeria tradizionale entry level, secondo me di grande qualità, ma anche di grande iconicità. Secondo me un Seiko 5, soprattutto da ultimo, quando l'orologeria è esplosa così tanto tra gli appassionati, sono diventati dei modelli, insomma, la cui iconicità è riconosciuta da tutti. Ci sono poi gli Orient. Ecco, io non amo Orient, non posso non riconoscere che Orient abbia grande storia, grande fascino, grande iconicità per molti. Io purtroppo non riesco ad apprezzare il marchio. L'Orient Bambino di sicuro è un orologio dal quale iniziare una collezione, tantissimi hanno iniziato dall'Orient Bambino, è un orologio iconico, affidabile, riconoscibile, anche se nelle ultime versioni i diametri sono aumentati un po' troppo, però questo è un altro discorso, sta ai gusti di ognuno di noi. Però Orient proprio non riesco a digerirla, un po' per il nome, un po' per il logo,
un po' anche per i nomi dei loro orologi, l'Orient Bambino, sinceramente faccio veramente fatica a apprezzarne il profilo comunicativo, ecco, diciamo così. Però Orient appunto è un'ottima azienda da cui iniziare con pochi soldi, tra cui Orient Mako per esempio, forse uno dei più famosi insieme al Bambino. Anche questo di sicuro uno degli orologi più discussi e più consigliati quando appunto si tratta di orologeria tradizionale meccanica a basso costo. Ma poi ci sono anche gli Swatch. Pochissimi parlano di Swatch, è vero, molti sono al quarzo, però secondo me una collezione di orologi non è necessariamente una collezione di automatici o di meccanici. È vero, rappresentano l'orologeria tradizionale in quanto tale, però è anche vero che Swatch rappresenta la storia dell'orologeria, non potrebbe essere diversamente. Negli anni 90 non soltanto ha fatto scuola, ma ha contribuito a risollevare l'orologeria svizzera portandola fuori da quella che era la crisi del quarzo fino naturalmente a ciò che è tornata ad essere oggi, forse ancora più di ieri, anzi sicuramente ancora più di ieri, e grande merito va anche a Swatch che nel corso di questi pochi anni ha avuto modo di riconquistare in parte la fiducia e l'apprezzamento degli appassionati, un po' con il caso Pradè, che tutti ricorderemo e che è stato lanciato da Italian Watch Spotter, ma anche per esempio con l'ultima collaborazione con Omega, che fa parte naturalmente del gruppo Swatch, e con la quale, come tutti sapete, hanno lanciato sul mercato la riedizione in chiave scherzosa, possiamo così dire, dell'Omega Speedmaster. Però Swatch, in un modo o nell'altro, nel bene e nel male, in maniera economica o meno, ritengo che in una collezione possa raccontare quella che è stata parte di questa storia, parte della storia dell'orologeria, e non la sottovaluterei così tanto. Ad esempio, il filone dei crono anni 90 potrebbe essere un ottimo punto di partenza per una collezione che racconti anche quel periodo storico, quel momento storico dell'orologeria. In tutto questo naturalmente non possiamo tralasciare i vintage, perché alcune volte si trovano ottime occasioni, soprattutto con il mercato attuale degli orologi. Si può già trovare qualcosa che sia per esempio di Omega, Longines, ma anche Zenith, come abbiamo detto in altre puntate. È chiaro, il vintage bisogna conoscerlo, bisogna studiarlo prima di avventurarsi in un acquisto di questo tipo, ma lo abbiamo sempre fatto tutti. Abbiamo tutti iniziato studiando, approfondendo, confrontandoci con appassionati nei mercatini, e una volta raggiunta insomma la giusta conoscenza poi si può pensare di procedere al primo acquisto. C'è Tissot che da ultimo con il PRX, soprattutto quello a quarzo, ha dato la possibilità a molti appassionati di acquistare un ottimo orologio storico che richiama anche il Seastar di Tissot degli anni 70 a un prezzo veramente molto piccolo. E c'è anche l'automatico per chi vuole spendere un po' di più. Tra gli orologi economici c'è anche Timex, di cui poche volte si parla, ma che negli anni 70 e 80 non soltanto ha contribuito a fare la storia dell'orologeria, ma oggi con pochissimi soldi vi consegna anche un brevetto che non ha nessun altro, l'Indiglo, cioè quel brevetto che illumina il quadrante senza la necessità di una batteria o di una lampadina. E anche in questo caso un brevetto di questo tipo in una collezione di sicuro può essere un buon modo per raccontare parte della storia dell'orologeria. Non ho parlato dei Casio, anch'essi hanno grande storia. Con 10 euro si inizia a comprare qualcosa che racconta appunto una determinata epoca, magari racconta la vostra infanzia come sarebbe la mia, ma poi ci sono per esempio gli appassionati di G-Shock che hanno collezioni di decine e decine di pezzi, tutte con tante cose da raccontare e anche in quel caso secondo me con un grande valore collezionistico. E parlando di orologeria nipponica giapponese non può dimenticarsi Citizen, che non soltanto ha fatto la storia di gran parte dell'orologeria, soprattutto quella subacquea con il primo orologio con profondimetro, l'Aqualand 6 viti, la cui bellezza, più che bellezza iconicità, è stata anche rievocata da ultimo con due bellissime edizioni limitate che costano
poco meno di 500 euro, ma si trovano anche con sconto, stranamente, con quadrante verde e secondo me la più bella con quadrante marrone, che tra l'altro devo andare a provare in gioielleria, e che tra i tanti orologi, sebbene sia molto particolare, secondo me ha un fascino, una storia da raccontare davvero paragonabili a pochi. Senza contare gli Aqualand Vintage, non soltanto i 6 viti, ma per esempio il tanto amato e ricercato Aqualand PVD, che oggi ha raggiunto quotazioni che viaggiano attorno ai 2000 euro. Questa è soltanto una piccolissima parte di quella che può essere una collezione di orologi economici, o almeno il modo per cominciare in maniera economica una collezione di orologi tradizionali, storici, che abbiano comunque qualcosa da raccontare, una storia molto personale da raccontare, che possa avvicinare insomma tutti noi all'orologeria e alla sua storia. Questa piccola infarinatura però non esclude chiaramente tutti gli altri orologi, che possano essere orologi homage, orologi cinesi, orologi di produzioni diverse, che possono essere micro brand a cui invece sono molto legato e di cui continueremo a parlare nelle prossime puntate, ma vuole essere soltanto uno spunto di riflessione, un modo, insomma, per parlare assieme di una certa visione dell'orologeria tradizionale, di cui, come al solito, vorrei parlare assieme a voi nei commenti. Fatemi sapere come collezionate voi gli orologi. Io vi ringrazio per essere stati con me nella stanza degli orologi anche in questa nuova puntata. Ci vediamo qui su Talk in un prossimo video. Ciao!